Buonasera, sul disordine mi presento così. L'altro giorno cercavo le chiavi di casa e mi sono accorta che non avevo il portafoglio. E il portafoglio poteva essere in auto quando avevo tirato fuori tutto dalla borsa per cercare allora le chiavi di casa, ma per uscire a cercare il portafoglio mi servivano le chiavi di casa e a quel punto anche le chiavi della macchina e non avevo entrambi, no? Però questo non è neanche il mio problema principale. Il mio problema principale è un altro ed è la disregolazione emotiva. Che cos'è? È come cercare un baricentro stando in bilico su una capocchia di spillo, no? Perché ora è il carnevale di Rio de Janeiro in testa, festa grande, poi boom, è novembre in Transilvania, colori spenti, ululati di pensieri in testa, no? E intorno non è cambiato nulla, ma è cambiato tutto. E ovviamente non sono l'unica a cui cambia la percezione della vita, cioè prendete un marciapiede in città, ci sono giorni in cui lo vedete come un brulicare di gente indaffarata, dice, guarda quel cappellino strano, quel bambino paffutello, e dei giorni che sono solo cacche di piccione, no? Sigarette spente, una grondaia rotta. Cioè come guardiamo la nostra vita la mattina non è come la vediamo a mezzogiorno, cioè voi immaginatevi solo dislivelli più alti. La disregolazione emotiva appartiene a un disturbo, il disturbo è sinonimo di disordine, il disturbo borderline. In italiano nel parlato si dice, quello è borderline per dire è mezzo pazzo. No, non mezzo, perché il disturbo borderline si porta dietro tutta una serie di disordini, tra cui disordini alimentari, che certificano la mia competenza a parlarvi di disordine delle emozioni e controllo delle emozioni, ora che persino Marie Kondo ha capito che l'ordine materiale non è tutto. Voi avete presente tutti, immagino, Marie Kondo, Il magico potere del riordine è un bestseller mondiale, poi è diventato una serie TV. Ebbene, che è successo? Che alla nascita dei figli il guru mondiale dell'ordine abbandona l'ordine per accogliere la vita. Ora, il fatto che Marie Kondo abbia privilegiato i suoi figli ad arrotolare i calzini ci rende felici per tutta la famiglia, però ce la dobbiamo immaginare prima di questo, cioè ce la dobbiamo immaginare quando in qualche modo si disperava per non poter arrotolare tutti i calzini, forse ha pianto per l'impossibilità di farlo, e forse ha detto la mia vita è un disastro, no? Per 3 pennarelli a terra, cioè ha fatto quello che facciamo tutti, lottava per l'immagine che aveva della sua vita, per come l'aveva immaginata e infine ha accolto la vita come per tutti disordinata. Anche per Marie Kondo, cioè che probabilmente ha anche alzato un figlio, no? Se l'è portato al petto e ha detto mi dà gioia, allora me lo tengo. A me il disturbo non mi dà gioia per niente, però me lo tengo lo stesso. E vorrei vedere con voi quali sono le caratteristiche di questo disturbo, perché mi sono domandata, ma i tempi che viviamo sono borderline? Allora, oltre alla disregolazione emotiva, il primo è impulsività. Clic, 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 sì, diciamo ce n'è in giro, no? Il secondo è difficoltà a gestire la rabbia. Ora, vabbè, la situazione internazionale la lasciamo stare, però ci bastano gli haters, i troll, no? Per dire che la gestione della rabbia forse è un problema di tempi. Poi abbiamo picchi emotivi. Ora, non so voi, però cerchiamo picchi emotivi tutto il giorno, no? Le piattaforme on demand l'hanno capito, il mercato l'ha capito, ma per rimanere nel piccolo, qualcuno di voi leggerà, qualcuno di voi il giornale online la mattina? C'è qualcuno che lo legge? Sono la sola? Sono la sola? Vabbè, qualcuno lo legge. Va bene, allora chi lo legge con me passa come me, no, da una bottiglia di design raffinatissimo di profumo a un eccidio, a dei biscotti di bontà irresistibile, no? È come se il nostro sistema nervoso fosse continuamente terremotato da scosse e noi che facciamo? Facciamo quello che ci riesce meglio come specie, stando a Darwin, ci adattiamo. Ci adattiamo come? Contraendo il muscolo dell'empatia, chiamiamolo così, che ha bisogno dello spazio vuoto, del tempo di riflessione per non atrofizzarsi, no? Però picchi emotivi senza elaborazione, come i borderline, mi pare che ci stanno. Poi abbiamo senso di vuoto, tipo un aspirapolvere ti risucchia lo stomaco, allora senso di vuoto, in realtà il vuoto non ce l'abbiamo, no? Ce ne siamo inventati così tante che avanziamo nel pieno come in una giungla
e non abbiamo il tempo nemmeno di riallineare le priorità, perché tempo noi non ce l'abbiamo, e quindi alla fine molti di noi finiscono un po' gonfi di tutto, con un gran senso di vuoto. E poi abbiamo pioggia di pensieri. Questo è il motivo per cui io perdo tutto in certi giorni. Allora, pioggia di pensieri, diciamo, senza sosta e senza memoria, i nostri pensieri cambiano oggetto a una velocità mai accaduta prima al cervello della nostra specie. Cioè, i pensieri andavano anche veloci sull'altopiano dell'Etiopia quando scappavamo dal leone, lì andavano velocissimi, però erano indirizzati ad un unico scopo, quello di sopravvivere, mentre adesso è a uno scopo più molteplice, quello va sotto il nome di vivere meglio. E noi associamo il vivere meglio a un senso di padronanza sulla nostra vita. È un po' come se l'Homo sapiens avesse percorso tutta la sua storia fin qua, mosso da un irrefrenabile bisogno di controllo, no? Qual è la mia media dei battiti cardiaci al minuto oggi? Com'è il meteo fra 15 giorni? Non so chi le usa, ma ci sono app per controllare il sonno. Io, per esempio, non la voglio l'app per controllare il sonno, l'algoritmo non lo vuol capire, e quindi insiste, mi sono ritrovata domani, ma sono andata in apnea stanotte, no? Perché succede proprio così, che il controllo ci risbatte nell'ansia, e l'ansia da controllo ce l'abbiamo tutti, persino io che non ho praticamente controllo di nulla. Ce l'ho avuta ad esempio a preparare questo TED, ne ho scritti 6, li ho buttati tutti, prima ho tormentato gli organizzatori con 3 TED a contenuto diverso che sono stati approvati e sono stati buttati, e questo è il mio primo e 7° TED, e loro stanno pensando fra 4 minuti questa schioda e noi siamo salvi. Però quando non c'è il TED io esercito la mia ansia da controllo geolocalizzandomi in continuazione, neanche fossi Cristoforo Colombo sulla Santa Maria, no? Cioè, perché geolocalizzarmi mi dà senso di padronanza, e nei giorni proprio neri, quando la pioggia di pensieri, io geolocalizzo anche i bancomat, i ristoranti, le pensioni, gli hotel, tutto del posto dove sono diretta, sempre per il benedetto senso di padronanza. E notate che io cerco il senso di padronanza proprio perché non ne ho alcuno, no? Questo per dirvi cosa? Per dirvi che forse il controllo adesso ce lo lasciamo un attimo da parte, è così ambiguo, no? Nel dare, nel togliere, e parliamo di qualcosa di cui avete sentito parlare finora, cioè l'opposto, il caos. Ecco, sapete ormai benissimo che caos vuol dire nel suo etimo essere aperto, spalancato, e che per gli antichi greci il caos era descritto proprio come una nera gola spalancata apparsa nell'eternità all'improvviso. E vediamo un attimo di cosa è stato capace di fare questa nera gola spalancata. Perché la nera gola spalancata apparsa all'improvviso coincide con quello che la scienza millenni dopo chiamerà il tempo di Planck, cioè il primissimo stadio della nascita dell'universo. E la nostra possibilità di esistere inizia proprio con una nera gola spalancata. Questo vi può turbare, ci geolocalizziamo subito così riacquistiamo senso di padronanza. Ecco. È vera però. Cioè non sarà la geolocalizzazione più esatta che avete visto in vita vostra, questo ve lo concedo, però è comunque reale, no? Noi siamo qui, cioè è reale quanto la visione piccola a cui ci induce la tecnologia. E questo, diciamo, di essere qui in questa bellezza che ha 13 miliardi e 700 milioni di anni ci accomuna, come ci accomuna il fatto che abbiamo a disposizione un tempo più corto, no? Dei 13 miliardi e 700 milioni di anni, e per quanto ci affanniamo, calcoliamo statistiche, elaboriamo dati, non possiamo veramente scegliere il segmento di tempo che chiameremo nostro e che abitiamo, o probabilmente saremo qui da tutte le aree della storia, no? Là c'è il Signore del Neolitico, là il monaco medievale, perché nessuno avrebbe veramente schiodato, forse pochissimi. E visti però da questa prospettiva sia temporale che spaziale, noi siamo frattali, cioè geometrie ripetute nel tempo su scala diversa, siamo come la cimetta del broccolo romano, il rametto dell'abete, che non abbiamo idea
e percezione della vastità della pianta a cui apparteniamo tutti, e questa inconsapevolezza ci accomuna. L'altra cosa che ci accomuna è che in questo segmento di tempo che chiamiamo nostro siamo abitati dal caos delle nostre emozioni. Uno stringersi della gola, un contrarsi dello stomaco, il cuore che si fa quello di un bue, noi lo chiamiamo dolore, al di là delle cause che attribuiamo a quel sentire, al di là della narrazione che facciamo di quel sentire. Ecco, chi ha un disturbo come il mio prova quelle sensazioni in assenza di eventi e si chiama disturbo perché disturba la vita, perché la intralcia, e a un certo punto mi sono detta, ma io, cioè, cosa ne faccio di tutta questa montagna di tempo disturbata? Perché la volevo come recuperare, no? Mi sono domandata come la posso usare questa cosa. E già facendomi la domanda mi sono accorta che mi sentivo un po' meno schiacciata, perché mi ero messa in cerca, e mettersi in cerca è un atto di potenza, no? Ero passata da una posizione passiva ad un'attiva e volevo assolutamente usarla questa potenza che sentivo nel mio sistema nervoso, nei muscoli contratti, cioè c'era un lavoro ed era sicuramente energia, nera ma energia. Al momento che ho fatto questo cambio di prospettiva, cosa è successo? È successo che alla soglia dei 50 anni io mi dicevo è andata così, no? Non avevo più il lavoro, ero in una relazione altamente disfunzionale, ero completamente priva di speranza. Poi mi sono allenata a un pensiero nuovo, uno soltanto. E se oggi sono su questo palco a parlarvi, è proprio grazie alla potenza che ho sviluppato in cosa ci faccio, perché è incredibile come i nostri pensieri ci scrivano, letteralmente, no? L'autonarrazione che facciamo di noi scrive il corso dei nostri eventi. E questo perché? Perché i pensieri sono ciò che detta al corpo il modo di reagire alle cose. E quindi è ancora più incredibile come ci siamo evoluti fino a qua per non prestare assolutamente attenzione alla qualità e all'allenamento che facciamo con i nostri pensieri. Per cui vi invito a immaginare il dolore come un ciocco di legno pesante, grosso. Non c'è vita che non ne debba trasportare uno, perché anche l'evento più prevedibile e naturale di tutti, la perdita del proprio genitore, è un ciocco di legno pesante da trasportare, no? Si può subire, si può scagliare contro qualcuno, oppure ci si può imparare a accendere il fuoco per sviluppare tutta la nostra potenza, nella nostra forma, nella nostra natura, e usare tutta la nostra potenza di questa nostra comune occasione. Grazie.